Io sono Alessandro, faccio video su YouTube da circa una decina d'anni e oggi vi faccio una piccola recensione di quella che è la mia Canyon Spectral On Fly. Vi do alcune opinioni, vi farò vedere alcune caratteristiche, pregi e difetti in modo tale che voi possiate farvi la vostra opinione. Proseguiamo. Allora, che tipo di bici è questa? Questa è un'e-bike leggera che pesa soltanto 19 kg e appartiene quindi alla categoria di bici SL, ovvero super light. Una bici super light è una bici che ha un motore piccolo e poco potente, una batteria piccola, tutto fatto in modo tale da ridimensionare e ridurre il peso per avere una guidabilità migliore sia in discesa che in salita. Perché ho voluto acquistare questa bici e non un'e-bike classica? Perché sostanzialmente ho provato delle bici full power da 26-27 kg e purtroppo non mi sono trovato benissimo. Ecco, la mia esperienza in quel caso lì è stata veramente brutta, sentivo queste bici molto pesanti, poi venendo da 10 anni di bici muscolare va da sé che per me è stato quasi un trauma salire sopra queste bici e doverle direzionare, doverle guidare all'interno dei sentieri qui del Gargano. Quindi da lì ecco mi è venuto appunto questo dubbio sul fatto di acquistare o meno una bici full power. Poi mi si è presentata questa occasione, l'ho acquistata appunto dal sito di Canyon, dall'outlet di Canyon nello specifico, con uno sconto abbastanza considerevole. Parliamo un po' del design. Allora, a livello di design secondo me è una bici veramente bella. Ha delle linee molto moderne che sembrano quasi quelle di una bici da DH. Il motore e la batteria, essendo molto piccoli, a stento si notano. Infatti alcune persone la scambiano per una bici muscolare. Questo modello in particolare, la Collective Edition, o come piace chiamarla a me, la CLL-CTV, è una bici che praticamente viene venduta soltanto in questo colore, che dovrebbe essere un color tramonto, sto cazzo, ma non mi ricordo così. Ora parliamo di componenti. Questa configurazione monta dei componenti veramente top di gamma. Una forcella Fox Performance Elite da 38 con escursione da 160 mm, un ammortizzatore Fox Float X con escursione 150 mm. La trasmissione è un GX AXS T-Type, quindi quello lì elettronico e senza forcellino, e i freni SRAM Code Stealth con 4 pistoncini e rotori da 200 mm, i quali ecco non mi hanno proprio soddisfatto. Nella dotazione è anche incluso il KISS. Che cos'è il KISS? È una sorta di stabilizzatore del manubrio che sostanzialmente tende a raddrizzare la ruota laddove appunto si passi per esempio sullo scassato. Questa funzione può essere ovviamente regolata e può essere anche rimosso laddove non lo si voglia utilizzare. All'inizio pensavo che fosse una menata, infatti avevo mezza intenzione di rimuoverlo, ma poi col tempo mi sono reso conto che magari impostandolo su una taratura media in alcune occasioni, soprattutto sullo scassato, soprattutto sui sentieri che abbiamo qua sul Gargano, ti aiuta veramente tanto. Infatti mi ha salvato il culo in un paio di occasioni. Le pietre mosse sono all'ordine del giorno, si scivola anche un po'. Allora, adesso parliamo di geometrie e taglia. Io normalmente utilizzo delle bici in taglia M. Infatti la mia vecchia Rocky Mountain Instinct è una taglia M e stranamente ho dovuto optare per una taglia S in questo caso. Perché? Le bici Canyon sono cresciute veramente tantissimo. Infatti questa qui ha un reach di 445 mm, mentre la mia Rocky Mountain in taglia M ha un reach di 437 mm. Quindi potete capire che ha un reach più grande nonostante sia in taglia S. In taglia M invece ha un reach da 470 e sinceramente mi sembrava un po' troppo grossa, considerando che io sono alto 1,74 m, quindi ho voluto optare per questa, soprattutto per mantenere quella sensazione di agilità nello stretto. Cazzo è? Porca madosca. A livello di geometrie purtroppo non ha il flip chip, quindi non può essere regolata da nessuna parte, quindi le geometrie sono fisse, però a mio parere non ce n'è bisogno perché ha, secondo me, delle geometrie veramente
spettacolari. Ha un angolo sterzo da 64 gradi, un angolo sella da 76,5 e un carro da 440 mm. Questo si traduce in una stabilità sia in salita che in discesa veramente eccezionale. Infatti, anche se Canyon sul sito la individua come una bici da trail all mountain, secondo me si avvicina più all'enduro, soprattutto con questo montaggio qua. Inoltre monta delle pedivelle da 170 mm che purtroppo mi hanno dato un po' di problemi, però poi ci arriviamo ai lati negativi. Parliamo ora di ciò che interessa a tutti quanti, sto benedetto motore. La Canyon monta il TQ HPR 50, lo stesso che monta la Trek FuelX. È un motore da 50 Nm, 300 watt di potenza massima e 360 Wh di batteria. Questi, come alcuni potrebbero pensare, sono dei numeri relativamente bassi, ma in realtà, considerando la leggerezza della bici, ecco, questo si traduce in un'efficienza veramente ottima. Con questa dimensione piccola e con questi ingranaggi molto particolari rispetto ai classici motori full power, il motore risulta veramente silenziosissimo, soprattutto quando lo si usa in eco, quasi non si sente. Vi faccio sentire alcuni spezzoni dei video che ho fatto, così vi fate bene o male un'idea. Inoltre segnalo che il motore appunto ha le classiche 3 modalità, quindi Eco, Trail e Turbo, le quali sono tutte completamente customizzabili. Si collega il telefono tramite il Bluetooth al motore e possiamo modificare per ogni modalità la potenza massima erogabile, il supporto in percentuale e la risposta in pedalata. Quindi sostanzialmente possiamo modificare il comportamento del motore veramente come ci pare, quindi ottenere la bici che più ci piace. Vi metto in sovraimpressione alcuni screenshot per farvi capire più o meno quali sono le possibilità di customizzazione a livello proprio di motore. Inoltre poi dallo schermetto che è posizionato sul tubo orizzontale si può ovviamente accendere e spegnere la bici, ma si può anche switchare in varie modalità di visualizzazione, tra cui leggo qui abbiamo la carica, il range, la cadenza, il power output e la velocità della bici. Parliamo adesso della ciccia, parliamo del range. Ora, come potete immaginare, è una bici che non punta al range estremo come magari altre bici da 700-800 Wh di batteria, perché è una bici che è molto influenzata dalla nostra forma fisica e dal nostro peso. Quindi sostanzialmente più si è in forma, più si è leggeri e più ovviamente questa bici riesce a performare meglio, ti consente di fare dei giri più o meno lunghi. Io sono alto 1,74 m, come vi dicevo, peso circa 70 kg e ho un allenamento medio. E normalmente con questa preparazione, con queste condizioni specifiche, io riesco a fare circa 30 km e 1300 metri di dislivello, oppure 50 km e 1000 metri di dislivello. Come potete vedere non sono numeri molto alti, però considerando la dimensione della batteria e il peso e come è montata, va da sé che diventa una cosa molto interessante. Per chi soprattutto pesa più di 80-85 kg, ecco che il discorso comincia a cambiare. E soprattutto per chi magari non ha un allenamento chissà quanto elevato, va da sé che questa cosa qui può condizionare parecchio il range, ma d'altronde per chi poi eventualmente dovesse avere bisogno di fare più chilometri o più dislivello, si può comunque acquistare un range extender da circa 160 Wh che dovrebbero essere più o meno un 40% in più, che appunto consentirebbero sicuramente di arrivare anche a 1500-1600 metri di dislivello. Come dice, alla fine è pedalabile anche con il motore spento, ovviamente in piano o su salite leggere, quindi infatti adesso per esempio un motore spento non ho grossissimi problemi. Allora, parliamo adesso invece della guidabilità in discesa. Come avevo accennato, questa bici è veramente agile, proprio perché è più leggera di una bici full power e leggermente più pesante di una bici muscolare. Ecco che questo si traduce in una maggiore trazione laddove appunto proviamo a maneggiare la bici nelle curve, però allo stesso tempo una leggerezza tale
da renderla facile da direzionare. Di conseguenza anche in frenata il tutto si traduce in una frenata più reattiva. All'inizio ho avuto un po' di problemi perché questa forcella qui ha un sacco di regolazioni e devo ammettere che io sono un po' ignorante da questo punto di vista e sono partito dai settaggi di fabbrica e dopodiché ho cercato in qualche modo di regolarli secondo le mie esigenze. Vediamo se il settaggio che ho fatto sulla forcella è ottimo e va bene per questo tipo di sentiero. Adesso la sento effettivamente rimbalzare forse un po' troppo. Infatti adesso mi trovo molto bene e ho notato appunto questo comportamento veramente da bici mangiasassi. Infatti, come vi faccio vedere in questo video, potete vedere questo ripidone abbastanza incazzato. Ma sta bici se magna tutto, riesce a passare su tutto. Ho come l'impressione che più si vada veloce sullo scassato e più questa forcella riesce a essere morbida e ad attutire gli urti. Piano. Inoltre, come avrete notato, la bici è mallet, ovvero ha una ruota da 29 avanti e una ruota da 27,5 dietro. Questo aiuta ulteriormente, specie bestia, aiuta ulteriormente nell'agilità, ma a mio avviso fa perdere qualcosina a livello di grip. Infatti ho notato che sia in salita che in discesa la ruota tende un pelino a sgommare, nonostante sia una DHR, quindi una ruota che ha una bella tenuta. Questo sia, penso, dovuto proprio al fatto che la ruota più piccola dietro ha meno superficie di appoggio e quindi ha meno grip. Ora vi parlo di alcuni problemi che ho riscontrato nella bici. Allora, in primis vi parlo un po' dell'esperienza con Canyon, ovvero ho notato che la bici all'inizio sembrava perfettamente ok, poi al primo giro mi si è allentato il deragliatore, come vedete dal video. Guarda quanto sta lenta la catena. Prova a cambiare marcia. Cazzo è successo? Che l'hai toccato? No. No, vabbè ragazzi. Prova a girare. Ma scherziamo. Ok. Insomma, non è proprio una cosa bellissima che il deragliatore ti si allenta durante una discesa, perché ovviamente una pedalata in più e avrei spaccato veramente tutto. Fortunatamente me ne sono accorto subito, sono tornato a casa, ho stretto il deragliatore con una chiave dinamometrica ed è tornato perfetto. Ecco, però secondo me Canyon dovrebbe fare un po' più di attenzione laddove appunto deve consegnare delle bici outlet, magari fare qualche controllo in più prima di spedirla, ecco, sarebbe comunque opportuno. Inoltre anche il freno posteriore è arrivato completamente pieno d'aria. Oh, ma a me il freno posteriore è andato. Cosa? Il freno posteriore è andato. Come è andato? Che cazzo ne so, va a fondo tantissimo. Infatti sempre dopo la prima uscita la leva andava a vuoto e ho dovuto fare lo spurgo dei freni e adesso diciamo funziona normalmente. Parlando dei freni, ecco, qui secondo me una nota negativa, ma penso sia più per la tipologia di freni, perché io abituato ai freni Shimano ho notato che questi, nonostante siano dei freni che sono catalogati da enduro, DH, quello che cacchio vogliono, comunque hanno delle performance che secondo me sono comunque inferiori rispetto a quelli Shimano e hanno comunque una risposta che non mi piace, un po' spugnosa e soprattutto che non riesce ad avere quella potenza quando ne hai bisogno. Magari, non so, devono soltanto un po' rodare, vediamo. Ultima nota dolente sono queste benedette pedivelle. Ora, io non capisco perché Canyon monti delle pedivelle da 170 mm su una bici in taglia S. Io voglio farvi vedere soltanto come sono messi i miei pedali dopo appena una decina di uscite, perché ovviamente la bici ha sì un movimento centrale basso, ma secondo me ste cavolo di pedivelle da 170 mm sono veramente troppo lunghe. Quindi fate attenzione dove mettete la ruota. La pinga di mammita.
Biato buono. e rischiate sempre di beccare una pietra o di toccare addirittura a terra sull'asfalto mentre piegate su una curva. Sono veramente imbarazzanti, quindi probabilmente magari lascio passare un po' di tempo, ma penso che sarà il primo upgrade montare delle piedivelle almeno da 160. Allora, cerchiamo di fare il riassunto di questa recensione, facciamo un po' il punto. Per chi è sta bici? Allora, questa bici è per quelle persone che cercano un e-bike che dia un minimo di supporto, ma che comunque mantenga quella caratteristica, quella sensazione di leggerezza che dà una bici muscolare. È una bici per coloro che cercano un motore silenzioso, un motore che non sia troppo invadente, anche in salita non dia quella sensazione di pedalata finta. Però attenzione, come vi dicevo, questa bici non è per tutti. Se pesi più di 80 kg, ecco, comincia a valutare magari altre biciclette o comunque valuta di acquistarla con il range extender incluso, perché comunque è una bici che soffre parecchio il peso del ciclista. Inoltre fai attenzione alla taglia, magari fatti aiutare dai ragazzi di Canyon via chat o via telefono, che sono veramente tranquillissimi, e soprattutto se non hai un minimo di preparazione fisica, ecco, io ti sconsiglio di acquistarla, perché comunque usata sempre in turbo rischi veramente di esaurire la batteria in pochi chilometri. Vi segnalo più o meno sulla stessa categoria altre biciclette simili, come vi accennavo, quindi la Trek Fuel X oppure la Specialized Turbo Levo SL, che tra l'altro ha il mio amico Gianluca, con la quale abbiamo fatto anche un po' di confronti, e nonostante la sua sia leggermente più leggera della mia Spectral, bene o male il range si assomigliano. Bene, io ho finito. Se hai dei dubbi, dei commenti, delle curiosità, scrivimi pure nei commenti e ci vediamo alla prossima. Ciao zio! Madonna, quanta cazzo di mosca, che cazzo è?